Hello, and welcome to a new episode of Italian Words Explained. Today we're gonna talk about air pollution or l'inquinamento. L'inquinamento. L'inquinamento è un tema più importante che mai in questi anni ed è bene conoscere le parole adatte per parlarne, perché l'inquinamento rappresenta un pericolo per tutti noi, da qualunque paese veniamo e qualunque lingua parliamo. Il cambiamento climatico. Che il cambiamento climatico esista e sia in atto è una verità incontestabile. Tutti gli esperti mettono in guardia contro i rischi del cambiamento climatico e nonostante questo ci sono ancora molte persone che lo mettono in dubbio o addirittura lo negano. Il riscaldamento globale. Il riscaldamento globale è un fenomeno causato dall'uomo che porta all'aumento della temperatura media della Terra. Purtroppo non si è ancora abbastanza consapevoli dei rischi e dei pericoli del riscaldamento globale. La natura. La natura è tutto ciò che di bello c'è al mondo. La natura però sa anche essere matrigna, ovvero cattiva, arcigna, e per questo gli esseri umani hanno sempre cercato un modo per rendersi indipendenti e forti. Oggi i nostri comportamenti devono però mirare alla protezione e alla salvaguardia della natura. L'ambiente. L'ambiente è oggi più in pericolo che mai. È vero che in passato le emissioni erano più alte e che oggi c'è più consapevolezza del problema, ma il problema sta proprio nel fatto che alla grande consapevolezza e ai rapporti scientifici chiari non seguono azioni e scelte politiche ed economiche abbastanza forti e lungimiranti. La plastica. Ma non è solo l'aria ad essere inquinata dai prodotti dell'attività umana. Anche l'acqua risente dell'inquinamento e in particolare la prima causa dell'inquinamento del mare è la plastica. L'ecologia. C'è bisogno di richiedere alla politica maggiore attenzione ai temi dell'ecologia. Questa branca della scienze studia la relazione tra le azioni umane e l'ambiente, l'impatto delle nostre abitudini sulle altre specie viventi e sui loro habitat. L'impatto ambientale. L'impatto ambientale riguarda il numero di emissioni di CO2 che vengono rilasciate nell'atmosfera a seguito di un'attività umana. Spesso ignorato è l'impatto ambientale degli allevamenti, in particolare di mucche, della produzione e del consumo di carne. L'anidride carbonica. L'anidride carbonica è uno dei gas serra, responsabili dell'effetto serra e del riscaldamento globale. Uno dei possibili rimedi all'aumento di emissioni di CO2 è quello di piantare alberi, che attraverso il processo di fotosintesi assorbono la CO2. Riciclare. Tutti dovrebbero impegnarsi a riciclare di più e meglio. Riciclare significa recuperare un materiale di scarto o un rifiuto per renderlo nuovamente disponibile per un nuovo processo produttivo. Sono tantissimi i materiali che possono essere riciclati. I rifiuti. I rifiuti sono tutti quegli oggetti che vengono considerati di scarto, ovvero non più desiderabili e non più utilizzabili. Vengono raccolti in cestini o bidoni e poi raccolti nelle discariche. Spesso i rifiuti vengono inceneriti, ovvero dati alle fiamme, negli inceneritori.
Ma su questo punto c'è un grande dibattito e tante proteste. La raccolta differenziata. La raccolta differenziata è uno strumento fondamentale per il riciclo dei materiali. I rifiuti vengono suddivisi in plastica, carta e cartone, indifferenziata, vetro e umido. E tu, fai la raccolta differenziata a casa? Sostenibile. Le scelte sostenibili sono quelle scelte che non danneggiano l'ambiente, ma apportano cambiamenti positivi e benefici. La nostra economia dovrebbe svilupparsi sempre più in questa direzione e diventare di anno in anno sempre più sostenibile. La salute. L'inquinamento non è solo un problema ambientale. La nostra salute risente dell'inquinamento, che aumenta il rischio di sviluppare malattie come problemi respiratori o il cancro. Per questo il nostro interesse verso la questione climatica legata all'inquinamento dovrebbe essere massimo. L'effetto serra. Una delle cause dell'inquinamento è il rilascio nell'aria di gas effetto serra. Questi gas vanno ad assottigliare lo strato di ozono presente nell'atmosfera e contribuiscono al riscaldamento globale. Le emissioni. Purtroppo ogni nostra attività causa delle emissioni di gas inquinanti. Per questo è necessario trovare nuovi modi di produrre, di muoversi, di vivere, che mirino alla riduzione delle emissioni fino a raggiungere la quota zero, se non addirittura, e sarebbe importante, arrivare ad emissioni negative. L'aria. L'aria è uno degli elementi primari insieme all'acqua, al fuoco e all'elettricità. L'aria è fondamentale per la nostra sopravvivenza e ci serve per respirare. I gas inquinanti finiscono nell'aria rendendola inquinata e irrespirabile. L'energia. L'energia e il modo in cui la produciamo è uno dei temi fondamentali nel dibattito sull'inquinamento, sul cambiamento climatico, sull'economia e, più in generale, sul nostro futuro. I governi dovrebbero investire di più nella produzione di energia pulita. Le energie rinnovabili. La quantità di energia prodotta attraverso fonti di energia rinnovabile sta lentamente aumentando in Italia. Le rinnovabili dovranno essere in futuro le nostre uniche forme di approvvigionamento energetico, se vogliamo fermare il cambiamento climatico. Okay, so these were the words of air pollution and climate change and the environment. If you've liked this episode, let me know, and we'll see each other on the next video. Ciao!